Missione compiuta ragazzi, grandissima vittoria davvero, grande Inter ieri, una partita che si può riassumere con tre parole, cuore, carattere e tecnica soprattutto. È una partita che non è stata mai in discussione, onestamente una partita approcciata benissimo sin dall'inizio, insomma c'è poco da discutere da questo punto di vista. Lo faremo insomma a breve, commenteremo con analisi, insomma con commenti e pagelle della partita. Volevo giusto prima di iniziare, volevo sempre ringraziarvi per partecipare a quel canale, per iscrivervi, lasciare like, visualizzare chiaramente, insomma condividere il contenuto se lo trovate interessante, per far crescere il canale e per formare questa community comunque sana e forte. Vedendo la partita era una partita molto tesa, molto nervosa, ve ne siete accorti sin dal primo secondo, Inzaghi era molto sul pezzo, onestamente ero un po' preoccupato da questo tipo di discorso, di situazione, perché quando Inzaghi è nervoso molto spesso la squadra anche un po' ne risente, però devo dire che i giocatori in realtà sono sempre stati concentrati, determinati, penso che Inzaghi li abbia attivati, ecco, in maniera corretta, quindi fantastica partita davvero, e non avevo dubbi che comunque l'Inter potesse approcciare in questo modo. Infatti ieri anche auspicavo questo duo Zielinski-Zaleschi che in realtà ha prodotto, ne parleremo comunque poi nelle pagelle, ma in più c'è stata la sorpresa, tra virgolette, di Arnautovic che mi ha reso davvero, davvero felice. Venendo un attimo alla partita, volevo commentare i due episodi un po' discussi, ovvero l'angolo da cui nasce poi il gol dell'Inter, che chiaramente la palla era uscita fuori, ma ripeto, questa è una dinamica di gioco dove l'arbitro aveva la vista chiaramente chiusa, oscurata, no, dai giocatori, il guardalinea non era ancora in zona e quindi ragazzi live davvero si va velocissimi, cioè è molto molto difficile poter comprendere se la palla è uscita o meno. Quindi purtroppo sono errori che da una parte possono essere, diciamo, penalizzanti una volta per una squadra e un'altra volta per un'altra, come abbiamo visto per l'Inter per esempio in Champions League contro il Bayer Leverkusen. All'ultimo secondo fondamentalmente l'Inter subisce un gol derivante da un calcio d'angolo che in realtà non doveva esserci perché la palla era uscita. Quindi è così, cioè, insomma, poi da calcio d'angolo è chiaro che dai calci piazzati c'è sempre la possibilità di prendere un gol, però statisticamente hai meno possibilità chiaramente di prendere un gol da calcio d'angolo piuttosto che un gol sul calcio di rigore. Quindi venendo al calcio di rigore, se fischiare un calcio di rigore di quel tipo mi lascia davvero davvero perplesso, cioè in questo modo è la morte del gioco, e soprattutto è qualcosa di incomprensibile francamente, perché comunque cioè, quando Gosens salta a 10 cm da Darmian e Darmian fa un movimento per saltare già sbilanciato comunque, ma comunque è un movimento congruo perché non allarga leggermente le braccia, ma le allarga proprio per saltare e le braccia sono attaccate al corpo fondamentalmente. Non può né tagliarsi il braccio ovviamente, e saltare con le mani dietro la schiena non è, al mio paese non è un movimento in realtà naturale, quindi cioè, dare questo calcio di rigore è onestamente esagerato, e mi fermo qui. Anche perché poi, analizzando le prime pagine dei giornali, si legge al solito che lo scandalo è la discussione principale è il calcio d'angolo da cui deriva il gol, ma non si dice praticamente quasi nulla sul calcio di rigore. Onestamente è una cosa che un po' ha stancato da questo punto di vista. Ripeto, non lo dico né da fazioso né da tifoso, ma è una cosa che vale per tutto il calcio, per tutto il movimento calcistico, perché oggi può esserci l'Inter, domani ci può essere un'altra squadra ed è un qualcosa che onestamente cioè, deve essere rivisto, come devono essere rifondate le giovanili. Ogni tanto si parla sempre, no, del movimento italiano, insomma, i giovani, bisogna dare spazio, eccetera. Secondo me anche la classe arbitrale ha bisogno di un po' di pulizia, ha bisogno un po' anche di regole, criteri che possono essere insomma diversi da quelli che ci sono attualmente. Comunque, venendo a noi, venendo alle pagelle, poi man mano parlo anche della partita. La partita comunque è stata condotta in maniera eccellente, devo dire, dal primo secondo l'Inter è stata padrona del campo, un po' anche come è stato il match, il nefasto match del 3-0, perché della sconfitta in casa della Fiorentina, perché comunque l'Inter cioè, in quel caso aveva sempre preso in mano il gioco, però con meno energia, con meno determinazione in quel caso, meno convinzione secondo me da quel punto di vista. E poi chiaramente secondo me lì c'è stato un problema di
di stanchezza anche ragazzi dei giocatori. E però questo ha aiutato poi l'approccio per questa partita che comunque è stato davvero feroce. Quindi una partita che comunque è stata dominata, l'Inter poteva passare in vantaggio in diverse occasioni già prima del calcio d'angolo, perché comunque c'è stato il colpo di testa di Lautaro sulla traversa, una rovesciata di Barella fantastica ragazzi, cioè Barella è un giocatore immenso e ieri ha dimostrato, ieri dimostra di essere un leader di questa squadra, un leader anche per la nostra nazionale, è un giocatore secondo me che può essere davvero deve essere poco discusso e molto apprezzato secondo me, perché comunque ha una tecnica, una grinta che è fondamentale. Quindi passando alle pagelle, vorrei cominciare da Sommer ovviamente, Sommer 6,5. È stato ovviamente incolpevole per quanto riguarda il rigore, non ha corso grossi rischi in generale, l'Inter non ha corso grossi rischi ieri nella partita, più che altro la tensione c'era per il nervosismo, no, che si era creato già prima con questa sconfitta e poi dopo insomma era una partita fondamentale da vincere per arrivare a -1 dal Napoli, quindi in realtà un Sommer inoperoso che però in fase di impostazione è sempre fondamentale, quindi a mio parere 6,5 meritato ieri per questa partita. Per quanto riguarda Pavard, 7. Sempre lui è anche un leader ovviamente in difesa, sempre attento, sempre anche lui con grinta, molti interventi in determinate situazioni si sono rivelati cruciali, e quindi 7 per Benjamin Pavard. Passiamo ad Acerbi che era diciamo quello che la scelta che mi lasciava diciamo da un certo punto di vista perplesso, perché rischiavamo ecco, di avere magari un'altra situazione come Cialanoglu nel derby, no? Cialanoglu veniva da tante partite non giocate, così come Acerbi. Però Acerbi devo dire che contro la Fiorentina, che è una squadra non facile da affrontare, e soprattutto ieri con la rosa lunga, dopo il mercato invernale, devo dire che si è comportato come sempre alla grande, anche lui un leader. Quindi devo dire Acerbi 7. Passiamo poi a Bastoni. Bastoni 7,5. Ragazzi, Bastoni ieri, come i suoi colleghi di reparto, solido, sempre attento nelle chiusure, ma soprattutto lo premio con questo mezzo punto in più perché in fase offensiva fa sempre la differenza, ragazzi. Cioè, si propone sempre, ha preso anche un calcio di punizione al limite fondamentale. Ragazzi, Bastoni davvero secondo me è tra i migliori difensori al mondo attualmente. Poi per quanto riguarda il centrocampo, partiamo diciamo, dagli esterni, dai quinti, cosiddetti quinti. Darmian onestamente è quello che mi ha, tra virgolette, deluso un po', perché comunque ha fatto una partita scolastica da 6, qualche errore di troppo. È chiaro che poi in fase di copertura è sempre stato fondamentale, è sempre fondamentale, però devo dire che normalmente è come dicevo prima, cioè secondo me Darmian non è più un quinto, non può fare più il quinto, deve essere messo come braccetto. Però chiaramente c'era l'emergenza dovuta alla mancanza di Dumfries, Zaleschi comunque è arrivato da poco, insomma, quindi ha fatto il suo compito, ecco, la sua partita normale, però poteva anche dare di più, diciamo, da questo punto di vista. Poi passiamo a Barella ragazzi 7,5, cioè Barella ieri ovunque, poi con grinta, carattere, quella rovesciata provata che se riusciva davvero veniva giù lo stadio, insomma una partita condotta alla grande da parte di Barella. Poi passiamo a Can Cialanoglu 6,5, 6,5 perché comunque prende una munizione che vabbè, poteva anche essere da un certo punto di vista evitabile, si vede che ancora insomma, fatica un po' a entrare in forma, onestamente diciamo ci sono stati dei migliori Cialanoglu in precedenza, però secondo me a poco sta tornando alla sua condizione ottimale, quindi noi lo aspettiamo, secondo me è giusto toglierlo alla fine del primo tempo anche per non rischiare diciamo qualche sanzione più grave durante la partita, vedendo anche l'andazzo della partita, quindi 6,5 per Akan. Per quanto riguarda Mkhitaryan, anche lui 6,5, è un po', secondo me ancora anche lui un po' in ritardo di condizione, un po' certe volte non con la scelta giusta, però dall'altro lato ho visto che comunque certe volte ha anche spezzato il gioco, con le sue solite accelerazioni, con dei passaggi magari certe volte anche illuminanti, insomma. 6,5 secondo me è giusto per Mkhitaryan in questa partita.
Passiamo a Carlos Augusto. Carlos Augusto ieri partita di livello, 7,5, fa l'assist decisivo per Arnautovic, sfiora il gol precedentemente nei primi minuti di partita, insomma. Poi è un jolly perché alla fine viene messo anche come braccetto di sinistra e si comporta sempre alla grande, quindi secondo me ieri Carlos Augusto grande prestazione e 7,5 meritato. Lautaro, il capitano, anche lui, grinta, carattere, il gol purtroppo non è il suo, però secondo me è una partita da 7 ieri, perché comunque spezza molto spesso la Fiorentina con le sue accelerazioni e poi lotta, cioè, insomma si vede che è tornato alle sue condizioni sia fisica sia mentale, e quindi secondo me è un 7 meritato ieri per il Toro. Per quanto riguarda Thuram, non gli darei il voto onestamente perché comunque ha giocato molto poco, al massimo gli possiamo dare 6. Purtroppo è stato sfortunato con questo scontro di gioco, speriamo che non sia qualcosa di grave o che possa, diciamo, fargli saltare la partita con la Juventus, che comunque è fondamentale. Però onestamente su quello scontro c'era un fallo al limite dell'area che non capisco come l'arbitro non abbia dato calcio di punizione, insomma, non capisco davvero come l'arbitro non abbia fischiato quel fallo. Andando al suo sostituto, che è Arnautovic, che secondo me ieri lo premio con il migliore in campo perché comunque gli do un 8, perché è entrato in maniera diversa rispetto alle altre volte, con una determinazione, una carica, la voglia di incidere, insomma secondo me ieri Marco Arnautovic fondamentale, poi un colpo di testa chiaramente risolve la partita, quindi secondo me ieri per quanto mi riguarda migliore in campo, meritato 8. Venendo alle sostituzioni, Zalewski è entrato bene, sicuramente dà qualcosa in più rispetto a Bakaran, a Buchanan nella partita in corso, secondo me anche all'inizio poi potrà essere fondamentale. Credo che il 6,5 sia il voto giusto un 6,5 sia il voto giusto per lui. Prende una munizione secondo me un po' troppo presto, però è chiaro che ha interrotto un'azione che poteva essere, diciamo, potenzialmente pericolosa per la Fiorentina. E poi mette sempre dei cross interessanti, cerca sempre di saltare l'uomo, quindi mette un po' in difficoltà la retroguardia viola, insomma 6,5 secondo me è meritato per Zalewski. Zielinski, devo dire, entra anche lui molto molto bene in partita, grande prestazione davvero di Zielinski, come dicevo ieri poteva essere una chiave di volta, non in quel ruolo in realtà, ma come mezzala, però evidentemente Inzaghi al momento lo vede più in quel ruolo anche per una questione di emergenza, non potendo contare forse in queste partite su Aslani che ancora deve lavorare sul carattere, forse Aslani è un buon giocatore ma magari non è ancora pronto per l'Inter, quindi insomma vedremo un po' quali saranno i risvolti di questa situazione. Per quanto riguarda Zielinski direi un 7+, davvero ottima partita, secondo me è una delle migliori da quando è all'Inter. Per quanto riguarda poi Frattesi, 6,5, è entrato anche lui con voglia, con carattere, con grinta, si è districato bene nei momenti di partita che potevano essere chiaramente difficili, ha recuperato qualche pallone, ha fatto le sue solite, diciamo, sortite offensive ogni tanto. Secondo me gli manca quell'essere pericoloso per ora in zona gol, come siamo abituati a vederlo, però credo che anche lui sia un po' in ripresa anche dopo queste chiacchiere che sapete ci sono state, no, a livello di mercato, insomma poi magari ne parleremo qualche giorno su tutte queste, diciamo, discussioni mercato che ci sono, quanto poi destabilizzano un ambiente, il giocatore, eccetera, eccetera. E poi passiamo alla fine a Taremi, che devo dire anche lui non è entrato male, poi è entrato per pochi minuti, però ha gestito la palla, ha congelato un po' il possesso palla, che era quello che serviva all'Inter in quel momento. Anche su Taremi poi vorrei spendere alcune considerazioni, perché secondo me è un giocatore che potrebbe essere fondamentale, risente un po' dell'ambientamento e anche dell'utilizzo che Inzaghi gli ha riservato, perché comunque non ha giocato molto e poi è sempre entrato in spezzoni di partita in cui o il risultato era già deciso oppure si giocava per congelare comunque un po' il possesso, insomma non ha mai giocato anche, o comunque raramente ha giocato con la formazione titolare di base, insomma, quindi secondo me Taremi ieri un 6,5 può starci, e a Inzaghi diamo 8 perché come ho detto ieri lui queste partite non le sbaglia, anche l'atteggiamento è stato quello giusto, i cambi secondo me sono stati giusti, quindi 8 meritato.
Va bene ragazzi, quindi vi ringrazio per queste prime pagelle, per queste prime analisi post partita. Mi dispiace, mi sono dilungato un po', però è normale chiaramente quando ci sono questo tipo di contenuti. Spero che li abbiate apprezzati, fatemi pensare cosa ne pensate voi nei commenti, se magari pensate a qualche voto differente, la partita come l'avete vista, insomma. E ovviamente condividete sempre, ci vediamo presto. Penso e spero di poter mettere un contenuto, di poter fare un contenuto magari su tutte le partite di Champions League giovedì, vediamo un po'. E niente, insomma, ci aggiorniamo quanto prima. Grazie, ciao!